io ve lo consiglio, fatelo, provate a fare questo tipo di ragù perché è favoloso. Scusate, uno tira l'altro, perdonatemi, ho perso diciamo il tempo. Cari signori, guardiamo oggi cosa facciamo. Oggi facciamo una cosa buonissima, una cosa straordinaria. Facciamo un ragù fatto in maniera che vi leccherete i baffi, ve lo assicuro. Allora, descrizione. Il nostro trittico italiano, che ho già qui tritato, polpa, concentrato, le quantità sono queste, poi ve le scrivo sotto le quantità, un pochino di vino, qualche salsiccia, perché io dentro al soffritto ci metterò anche qualche salsiccia. E attenzione, NB, state attenti a questa cosa che vi dico, non prendete non prendete il tritato che trovate lì nelle offerte o nelle scatolette, nelle offerte dei supermercati o quello che è. Fatevelo fare. Andate nel vostro macellaio di fiducia e fatevelo fare, così vedete esattamente cosa ci mette. Perché vi spiego, da mestierante, vi dico che solitamente ci si mette tutti gli scarti della carne, che non sarebbe un problema perché gli scarti sono sempre buoni, ma spesso e non volentieri ci vanno a mettere la roba che è un po' passata, che ha preso il freddo del frigorifero, che è dura, la roba che non va bene, nel senso, voi state facendo una cosa eccezionale, mantenete gli ingredienti eccezionali, perché quando arrivate laggiù dite me lo fai davanti a me, no, nel senso prendete un pezzetto magari vi scegliete un pezzetto di vitellone, io l'ho fatto misto, questo qui è misto, un pezzetto di maiale, io faccio 50 e 50, un pezzettino di grasso e ve lo fate mettere assieme, ve lo fate tritare lì davanti e ve lo fate consegnare. Questa secondo me è la regola numero 1, perché altrimenti avete voglia di fare delle cose fatte bene, poi c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, magari qualcuno un pochino più, diciamo così, onesto, però la linea di massima è così. Comunque andiamo a cominciare, tutti gli ingredienti sono qui, le salsiccette, ci trasferiamo verso i fornelli. Ok, olio, ovviamente la base di olio un pochino più abbondante, un cucchiaio in più che in meno. Ci ho messo dentro numero 3 salsicce e farò andare, ok, deve andare bene, fuoco alto, ci metto un goccino di vino, così si ammorbidisce. Però questa operazione deve durare almeno 10 minuti, senza che bruciate niente, ok? Perché qui dategli attenzione, non è che ve ne andate a vedere la televisione o mettete al telefono. Il ragù dovete dargli, specialmente nella fase iniziale, attenzione, non ci si può spostare. Magari dopo che è a regime, che siamo, diciamo così, in fase avanzata, allora sì, potete anche spostarvi e fare quello che vi pare. Io ho la fortuna di avere l'induzione, metto il tempo, me ne vado e lui si fa da sé. Me ne esco pure, così oltre che a cuocersi dopo si ferma e lasciandolo lì col coperchio chiuso si ammorbidisce ulteriormente. Per questo io non faccio tantissima cottura, io vado a 1 ora e mezza, non in totale, mezz'ora ora nella preparazione, finita la preparazione 1 ora e mezza, sì che sono 2 ore in totale, ma perché io dopo lo lascio 2-3 ore tranquillo e beato, chiuso, sicché lui continua ancora a cuocere. Ok, a questo punto il nostro bel preparato buono
E qui deve, il segreto è qua, arrosolare perfettamente, cicatrizzarsi. Questa è la fase della cicatrizzazione della carne, in maniera che la carne rimane, si cicatrizza e i succhi rimangono dentro morbidi. E qua almeno altri 10 minuti, facendo attenzione perché qui si brucia facilmente. Vedete, in maniera che prenderà, diciamo, si strinerà, tra virgolette, si strinerà la carne, si cuocerà tutte le sue parti. E qua, forme. Tutto questo rosa deve sparire, non ci deve essere più un millimetro di rosa. Il sale per ora non ce lo mettiamo perché altrimenti asciugherà la nostra carne. Ce lo mettiamo dopo, quasi in fondo, così la nostra carne viene perfetta. In questa fase allora ci andiamo a mettere un po' di pepe. Olè. Io ci metto anche un pizzico di peperoncino a malapena. E in questa fase ci va anche un paio di foglie d'alloro che ora vado a prendere e le metto. Fate conto che siano già messe, ce l'ho fuori in giardino. In questa fase ci metto anche un cucchiaio di zucchero, gli serve dopo per cucchiaio di zucchero gli serve dopo per levare l'acidità al pomodoro e per dargli un po' di sapore. Un cucchiaio, voi se volete non ce lo mettete, io ci sono abituato perché quando andrò a mettere il concentrato è molto acido. Bene, quando il vino è salato ci vado a mettere una confezione di concentrato, gli darà più sapore al ragù. E ora pianino pianino facciamolo mischiare bene bene assieme. Se è troppo secco metteteci un pochino di acqua o un altro goccino di vino, come volete voi. E qui deve andare ancora 5 minuti. Sentite il rumore? Perfetto. Si sta mischiando bene bene assieme. Ok, ora andiamo di pelati. Questa qui è una polpa, ok? Una bella polpa. Non buttate via questo liquido. Che cosa faccio? Ci metto un po' di acqua, voilà, e pulisco bene bene il barattolo. Benissimo. Quando arriviamo a far bollire piano piano, abbassiamo la temperatura e io in questo caso da ora in poi faccio 1 ora e 30. Olè. Poi, se vi volete arrivate a 2 ore, a 2 ore e mezza. Secondo me, se voi avete scelto la carne buona, il sugo buono, tutto buono,
in totale 2 ore bastano, secondo me, secondo il mio umile parere. Comunque abbassate, non esagerate, fate bollire, come si dice a Napoli, deve appappoliare. E a questo punto io faccio questo gioco che voi conoscete, così, lascio un pochino di buco qui per fare uscire il liquido in eccesso. Allora, a bientôt. No, ci aggiorniamo fra 1 ora e mezza. Vedete, io ho messo la temperatura, il timer, regolo tutto e mi vado a divertire. No, mi posso anche a questo punto telefonare e fare quello che mi pare. Da questo momento in poi, non prima. Ogni tanto tornate, guardate se è a posto, se c'è bisogno che si secca troppo aggiungeteci un pochino di acqua, ok? Ogni tanto non è che ve ne andate e non tornate più, no, no, eh? Così deve fare, deve appappoliare. Ok, siamo quasi in fondo. Guardate che bellezza. E ora andremo a fare anche l'assaggio, tipo ho messo un pochino di acqua e andremo a fare anche la degustazione assieme. Guardate qui, che bellezza, sgrup, 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 sgrup. Ok, bene, spegniamo qua. E cosa faccio all'ultimo? Filo d'olio, di quello buono, olio per intenderci Evo, poi pizzico di sale, quello che manca, me lo metto ora quando spengo, ci aggiungo un filo di pepe, che è quello che ci abbiamo messo prima nella cottura, diciamo così, sparisce. E a questo punto vediamo bene 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 e perfetto. Ora io questo qui, ora in nordicamera sto facendo, diciamo così, una pasta per fare la degustazione assieme, ma il mio consiglio è: non usatelo subito, fatelo la mattina magari per la sera o la sera per la mattina, così tutti i sapori si amalgameranno perfettamente. Questo è il mio consiglio. Lo fate la mattina presto alle 8 e lo mangiate all'1, che può anche andare bene, o addirittura fate passare 24 ore, che sarebbe ancora meglio. Comunque sia, ora un po' calate la pasta che più vi piace. Qui non c'è una regola, corta, lunga, ammezzata, mista, spaiata, come piace a voi. Ok. Sentite qui che cremina. Ok, ci siamo. Facciamo così, un po' di champagne qui ci sta bene, è perfetto. Ora assaggiamo assieme il cappuccino. Guardate qua, che spettacolo.
Che bontà. Io ve lo consiglio, fatelo, provate a fare questo tipo di ragù perché è favoloso. Scusate, uno tira l'altro, perdonatemi, ho perso diciamo il tempo qui. Ok, io spero vi sia piaciuta questa ricetta, secondo me è eccezionale, è un ragù veramente semplice da fare ma veramente gustoso. Ricordatevi le regole degli ingredienti buoni. Mi raccomando, per queste ricette non occorre essere bravi, occorre essere bravi quando andate a comprare le cose. Stop, tutto il resto basta che non bruciate e viene bene. Vi dico io, metteteci sempre un po' di vostra fantasia, questa qui è la mia fantasia, metteteci anche del vostro. Ultimo assaggio assieme e poi stacchiamo, anche perché non mi sopportate più. Campanellina, like e tutto quello che c'è. A presto, alla prossima ricetta.